Allora, buonasera a tutti, eccoci ordunque per provare il custom firmware sull'Egret 2 Mini, ovvero quel mini cabinato prodotto da Taito che rispecchia, diciamo, il fratello maggiore, ovvero appunto il Taito Egret 2. Questo è veramente in formato miniatura. E sono riuscito a fare da pochi giorni a flashare il sistema in modo da inserire tutte le ROM che voglio, però preservando comunque l'aspetto originale. Quindi se io tolgo la SD, questa qui laterale, a questo punto il sistema si avvia in modalità, diciamo, originario, quindi senza modifica. Mentre se inserisco la SD con precaricato il batocera, si avvierà appunto il sistema questo basato su batocera. Quindi allora avviamolo. Ovviamente anche lo schermo sarà supportato da questo sistema, quindi i giochi verticali si possono giocare su schermo rotato in verticale, i giochi orizzontali si potranno giocare rotando lo schermo, così, in questo modo. Ovviamente è ancora tutto un'alfa, però devo dire che ho provato una serie di giochi e devo dire che funzionano, quindi vabbè, ecco, adesso non me l'ha notato perché io l'ho cambiato mentre si sta avviando. Vi faccio vedere adesso in modalità verticale, appunto come era già prima. Adesso io cambio e appena clicco si ricarica il sistema in modalità orizzontale, quindi possiamo giocare a tutti i giochi sia orizzontali che verticali con le giuste proporzioni. Allora, io direi partiamo con facciamo una carrellata molto veloce, quindi non è che mi metto a guardare tutti i giochi. Allora, partiamo dai giochi orizzontali, ovvero i Neo Geo, che comunque sono tutti orizzontali. E facciamo, per non fare il solito Metal Slug, partiamo da Aero Fighter 2. Intanto tolgo la musica, se no intanto l'avvio. Ok, sì, ovviamente i tempi di caricamento sono leggermente più lunghi, ma manco tanto, Allora, perché non si sente l'audio? O qui non si sentiva? Mi pare strano. Ah no, ecco che è successo. Allora sì, avevo fatto delle modifiche a livello d'audio, quindi allora andiamo su Start, rimettiamo tutto come prima. Non era qua, System. Sicuramente ci stanno ancora un sacco di cose da sistemare, però per adesso devo dire che il sistema va. E si gioca pure abbastanza bene, anzi devo dire che si gioca meglio col sistema questo hackerato che col sistema originale, che c'era un sacco di input lag. Perché non va? Che strano, che c'è il cavetto di dietro. Questo gli dà fastidio? Fatemi fare una prova. Che strana sta cosa. No, allora forse no, ho capito. Allora non è quello, mi sa prima gli avevo lasciato. Se si è rimesso più o meno a fuoco, mi pare di sì. Allora facciamo così, chiudiamo, che ho messo il cavetto diretto dell'audio, così mi arriva direttamente su OBS, è un po' più pulito come audio, se no lo prendi direttamente dalla
reflex è un po' schifoso. Allora riavviamo il sistema, restart. Avevo toccato un'impostazione audio perché volevo fare in modo che mi uscisse solamente sul cavo jack. Sicuramente c'è un sistema, però Mario ho smanettato così a caso e poi magari ho spento, riavviato e mi ha rovinato qualcosa. Come vedete l'avvio sì, è un po' più lento rispetto al sistema originale, però cioè non ci mette manco tanto, poi alla fine. Allora vediamo se mi va, speriamo. Allora, ripartiamo con Aerofighter 2. Teoricamente dovrebbe andare. Già che sento sti beep beep, secondo me va. Infatti perfetto, niente, vabbè, era stata con le impostazioni che avevo dato. Ok, mettiamo il credito e via. Finalmente adesso giocare a qualsiasi gioco più o meno su sta macchina veramente è spettacolare, almeno in mobilità, ecco, ovviamente. Comunque tutti i tasti sono tutti sound, c'ha veramente una bella fluidità. Per niente input lag come sul sistema originario, anche se sto gioco non ci sta, però altri giochi shoot 'em up veramente noto un bel po' di input lag, non so proprio facilissimi giocacci. Questo invece è fantastico. Si gioca veramente bene. Ok, vabbè, arriviamo al boss e poi cambiamo. Ok, direi che questo funziona. Usciamo pure, ora facciamo un po' una carrellata così a caso dei giochi Neo Geo. Questo è un gioco che non ci so giocare, però vabbè, tanto siamo qua per fare i test. Queste lettere, qualcuna so che vuol dire, altre dire un po' da studiare questo gioco. Molto bello, un po' troppi turbo, vabbè, un po' troppi speed anzi. No, ancora non me lo posso trasformare. Ritaglia, sto prendendo tutti gli speed. No. Con questo dovrei, no, ancora no. Sì, il sistema di trasformamento da un attimo ancora capire come funziona. Non è molto bellino questo gioco. Allora. No, non me lo posso trasformare. No, è al contrario, mi sa che fa un degrade. Lo trasformare, ma forse mi manca qualche pezzo. Facciamo anche i missili. Ah sì, ce l'ho.
Come ma trasformare la cosa va a capire. Forse l'energia, credo. Bellino, però. Vabbè. Pure questo va. Vai, mettiamoci pure un picchiaduro, anche se non sono amante di picchiaduro. Almeno quelli... mi piacciono più quelli a scorrimento. Premerò tasti a caso. Ah, solo 2 personaggi? Qui dovrebbe essere credo 4 tasti, questo qua. Vabbè, però una sega. Però vabbè. Forse il primo riesco a batterlo. Forse. Che fa? Morto? Sì. Round 2. Non mi sento in streak. Avevo solo dei casci, vabbè. Conoscono anche le mosse. Oh, dai che... Dai, almeno... Forse il primo non era manco difficile, O mi è andato veramente di culo. Sicuramente di culo. Vabbè, dai, pure questo va. Si gioca molto bene. Se uno stick piccolo comunque è sempre Sama, quindi c'è sempre qualità. Ok, dai. Facciamo. Che possiamo fare? Un cyber leap, dai, facciamo così. Sto qua. Io mi ricordo quanti tasti erano, forse 2? No, forse 3. Mi sa 3 tasti questo, sì. Questo è un tipo uno sparatutto scorrevole, quindi questo sempre mi piace di più, anche se ci ho mai quasi giocato. Col terzo mi pare cambiamo la modalità di sparo quando ci saranno le armi. Poi ci vede da qualche arma, credo. Questo è molto bellino. Aia. Pensavo di andargli addosso. Ti facevo del male, invece no. Ho vinto, ho perso l'arma che avevo raccolto. No, Nido sta così vicino, vabbè. Che mi dai? No, questa cosa. Ma se sparava veramente a 3 direzioni era come così. Niente. Ma che poi se là dovrebbe essere l'automatic. Non si riesce a più. In certi aspetti sembra quasi Robocop, ricordo. Sei un po' più. Quest'arma non mi fa impazzire. Ho preso una specie di scudo che mi protegge. Ma veramente questo gioco non l'ho mai approfondito, però mi piacerebbe però la giocare. Oh, manco accucciato funziona. Va bene. Allora, Cyber Leap. Poi possiamo vedere.
Ci siamo, vediamo Metaslug X, dai, invece sempre fa il Metaslug 1. Comunque girano veramente bene per quanto riguarda l'emulazione, è il classico. Qui siamo su FB Neo, quindi niente a che vedere con l'emulazione del mame, però queste piccole console ti si può pure accontentare, alla fine girano bene, niente da dire. Ma poi questi tasti stampa hanno un micro click, ma proprio leggero, che so fantastici. Veramente la sensazione di premere è bellissima. E palla. Da qualcosa sì. Vabbè dai, anche questo devo dire perfetto, si gioca bene. Non posso dire ottimamente perché è sempre, poi io sto pure un po' storto, però al di là di quello si gioca bene veramente, dai. E facci qualche partita così va più che bene. Soprattutto questo te lo porti in vacanza, cioè ottima cosa. Allora, che facciamo? L'ultimo gioco, poi passiamo ad altri, non ne ho geo. Che volevo te? Un viewpoint. Questo un bel giochino. Come vedete ho messo il BIOS originale, a me non mi piace l'Unibios. Capisco questo originale. Anche perché su sto gioco ho notato che con l'Unibios non riparti da capo come quello originale, ma riparti dallo stesso punto dove sei morto. Sì, potrebbe sembrare più facile, però snatura un po' il gioco, non mi piace sta cosa. Voglio giocare come si gioca sulla cartuccia originale. Poi magari c'è pure il sistema per sistemarlo, credo, non lo so. Di questo si gioca veramente bene. È parecchio complicato come gioco. Ma quest'ora vedi si gioca veramente bene. Ah, vedere c'era pure l'arma che si poteva caricare, il colpo. Ah no, qui lo faccio prima a fare così. Questo è un casino di tempo, non ci gioco. Non ricordavo qua rallentasse, se solo il più neo. Ma qui ho sbagliato, ma questo non si va da distruggere? No. Forse no. L'H era tipo bomba, mi sembra.
i pod laterali molto comodo che ci proteggono un po'. Così. Primo bossetto, che caspita faceva? Si sparava di lato, ok, ah poi veniva così, poi sparava sta roba qua. Vabbè, dai, questo è molto molto bello shoot 'em up, anche se è con grafia pre-renderizzata, però fatta veramente bene. Ok, dai, facciamo. Ok, allora andiamo a vedere un po' i giochi mame, che non l'ho messi tantissimi perché ancora un attimo li devo un po'. Ah, scusa, beh, FB Neo sarebbe, perché i giochi mame sarebbero quelli basati sul mame 2003, qui invece finché mi girano i giochi FB Neo sente meglio utilizzare l'FB Neo, è un po' più recente. Allora, prima di passare ai verticali proviamo qualche orizzontale tipo Pang, poi dopo proviamo pure i verticali. Allora, aspettate un attimo. Ok. Ecco, questo forse con lo stick un po' minuscolo si potrebbe perdere un po' l'immediatezza, però mi basta un po' di allenamento, si fa. L'FB Neo utilizza un po' di suoni poco differenti rispetto alla versione su MAME. Dai, non male. Si gioca pure abbastanza decentemente, perché la corsa è pure abbastanza stretta. Via nessuno. Segretuccio. Ok. Dai, facciamo sto livello, prendiamo la vita. Liscio. Ecco, forse con lo schermo così piccolo si fa un po' fatica a prendere le misure, un po' piccolo, Un robottino, 10.000 punti. Ok, vabbè, dai, pure questo va. Vediamo un altro orizzontale, così poi passiamo. Ah, ecco, faccio vedere anche New Rally X, perché questo è un gioco a 4 vie. In realtà anche Pang, in effetti lo potevo fare prima, che sta fantastica mini cabinato c'ha sì, buonanotte, non riesco anche a parlare. La possibilità di switchare le vie a 4, da 4 a 8. No, così. Ok. Quindi
È un po'... c'è sti scattini che un po' mi danno fastidio, però almeno, diciamo, eviti di fare... Oh, questo è altissimo. Eviti di fare le diagonali, comunque. Quindi sì, no, molto meglio così. Questo bellissimo gioco. Oh, già la L. Questo si gioca veramente bene con le 4 vie. Vita. Facciamo l'ultimo livello, non mi ricordo se c'era lo stage. Bonus stage, forse sì. Challenging stage. Ah, uno sta sotto. Ma qua. Oh. Se c'avevo l'8 vie magari missavo la direzione e ci andavo a sbattere, sono quasi sicuro. Anche con le 8 vie comunque sì, mi stavo incartato comunque. Però c'è meno probabilità di sbagliare direzione. Ok, dai. Allora, qui c'è sta un altro orizzontale. Ci sarebbe Qbert, che però quello, ecco, l'unica cosa che odio del RetroArch è che non si possono impostare due tasti, cioè una combinazione di due tasti su un bottone, cosa che il MAME invece ti permette di farlo. Quindi che succede? A Qbert sul cabinato originale ci gioca con le diagonali, cioè lo stick non è altro che era girato di 45 gradi, era un 4 vie, però ci giocavi diagonalmente. Questo se abbi diagonali, praticamente, siccome the default utilizza up, down, left, right, quando devi fare una diagonale, cioè di diagonale, lui ti può prendere il giù o sinistra, non è invece sul MAME ti gli dici che giù e sinistra lo devi associare alla diagonale, è diversa la cosa. Quindi è un po' un casino, io l'ho messo, però forse con le 4 vie, uno che sta abituato tanto a giocare, cioè, come faccio vedere? Adesso è impostata a 4 vie, che già è abbastanza giocabile. Il fatto è che ecco, no, questo è verticale, ok, lo vediamo dopo allora. Giusto, pensavo fosse orizzontale, mi so confuso. Allora vediamo Robotron, che questo andrebbe giocato con 2 stick, però siccome i tasti sono molto vicini, non è una cattiva idea impostarli e giocarci in mancanza del secondo stick. Ah, giusto, qui dobbiamo resettare la prima volta. Sto proprio bello giocarci in mobilità, fantastico. Ah no, ecco, questo qui è una cosa. Questo devo mettere 8 vie ovviamente. Stavo ancora con le 4 vie. E basta che cambio la leva e via. Ci siamo? Sì. Molto meglio.
perché uno dovrebbe abituarsi mo qui a giocare con i pulsanti invece che col stick, però solo perché stanno vicini, non è scomodissimo, faccio un po' l'abitudine. Ovviamente meglio il sistema originale dei due stick, guarda, con quello che quello muore, ancora qualche sopravvissuto. Ah, fantastico questo gioco. Calla. No, ho sbagliato direzione a sparare. Oh. Mi sono castrato. Vabbè, non è facilissimo, è già difficile col secondo stick, quindi tocca riabituarsi a giocarci con i tasti, con i pulsanti, vedi. Però non ho preso il sopravvissuto, vabbè. Io ho qui specie di serpenti. Vabbè, molto molto figo. Poi che ci abbiamo ancora? Abbiamo Super Punk, vabbè, abbiamo visto, vabbè, in effetti, vabbè, vediamo 4 di vari, poi mi sembra l'ultimo. Ah no, no, i Donkey Kong sono verticali e niente, c'è rimasto questo. Questo è un po' particolare, sente, non molto conosciuto, però bellino. Carino perché cambi zona, poi c'è questa specie di mini boss qui che devi distruggere. Qui c'è la gravità che ti porta ad andare un po' giù, voi non lo potete vedere, però io che gioco tendo di andare giù comunque, quindi è un po' più difficile sto pezzo. Come devo seguire quel boss che è andato dall'altra parte, quindi devo ritornare nella parte di lava. Eccola là. Andiamo di là, io lo seguo. Mi dice di andare di là. Ok, io ti seguo. Non c'ho manco una bomba. È un'arma speciale, come per me siga sempre da dietro. Qui è un casino qua, quando arrivi qua, se non c'hai armi speciali, sarebbe meglio non farsi catturare da quel coso. Ok, vabbè, tanto era solo 20 per vedere. Io direi di passare direttamente ai verticali, allora. Cambiamo modalità, tac, fantastica sta cosa. Ok, lo ricarica. In realtà si può cambiare anche mentre si gioca, però vabbè. Allora, iniziato da un 1941. Devo mettere ancora Son Son, in effetti. Uno dei miei giochi preferiti. Vabbè, piano piano li aggiungerò.
questo per dire si gioca bene. È giocabile. No, l'ho pensavo prima, mi sa. Sì. Tocca stare attento alle esplosioni che ti fanno danno, se ti avvicini troppo. Arrivati al boss. Mi sono andato troppo sui fondali. Ma qualcosa laggiù non lo distruggo. No. Vabbè. 141. Usciamo. Sei un po' fuori fuoco. Vabbè. Allora, proviamo, vediamo. Vabbè. E anche un bel Gallagher.
Vabbè, dai. Questo pure questo va. Poi un'altra, ecco quello che dicevo, prima facciamo la prova con Qbert. Allora, adesso è impostato a 8 vie. Vi faccio vedere quello che dicevo prima. Appunto, questa è colpa del retroarch che non si possono mettere più tasti. Quindi che succede? Sia adesso faccio la diagonale, diagonale in basso a sinistra. Lui ha deciso invece di andare di là, perché secondo me, capito, lui ha preso prima un nanosecondo prima la direzione di sinistra, e questo purtroppo io non sono riuscito mai a risolvere con il retroarch. Per questo che preferisco sempre il mame. Cioè. Poi se mettiamo a 4 vie, che almeno ci blocca le diagonali, uno si deve abituare a giocare con le 4 direzioni, che la tastiera pure, ma con lo stick è veramente complicato, perché c'è la visuale comunque è tutta un po' isometrica, e quindi ti muovi in parallelo, è veramente un bordello. Però con la tastiera bene o male ci riesco in qualche modo, anche se non sono un campione a sto gioco. Però vediamo un po'. Dovrei tornare su, sinistra, su e destra. Mancano alcuni. Ah, no, si è sentito quando è cascato. Però questo coso che ti blocca un po' le direzioni è un po' un casino. Questo sente non è molto giocabile qua. Vabbè. L'ho messo, ma ci gioca mi sa molto poco. Allora, la rimettiamo. Allora, che c'è sta ancora? Apriamo un Donkey Kong 3. Prima mettere il credito. Che strano. Oh. Questo sarebbe da 4 vie, sarebbe meglio. Però vabbè dai, ti incasina un po' sta cosa che ti obbliga, non è diretto, capito? Ti dà un po' lo scatto, quindi è poco immediata. Cartuccio. Ah, non ha preso.
passare. No. Se mancano solo quelle. No, era l'ultima, no. Questa vita. Questo mi piace un sacco rispetto a, cioè, per quanto mi piaccia anche Donkey Kong classico, ma questo mi piace un po' di più, c'è un gameplay un po' più bello. Ah, cacchio, c'era la petta blu, però adesso abbiamo la fiala, quella bianca, un po' più semplice, di scappiarla. No, ho sbagliato. Devo aspettare quelli che sparavano. Vabbè. Sta vita non andava persa. Occhio, occhio. Dov'è? Non mi spiega. No. Ah sì, l'ho preso. Io. Vabbè. Ok, dai. Qui ci ho giocato un po' di più. Mi stava via. Ok, usciamo. Facciamo l'ultimissimo. Lo Super Cobra. Sì, Super Contra. Pure Super Cobra. No, ci sta un bel po' di giochi domenica. Oh, piano piano. Sempre un po' storto, quindi anche questo diciamo che si gioca benino, non è male.
calma. Come così si gioca infame, lo sparerà entrambi. Proprio il coso che rompe le palle. Ho preso all'ultimo, vai vai. Il vantaggio di Storm è che c'ha un minimo dato fire. Poi questo se si via a due volte è ancora più potente, però è meglio quello a 3. Ho sbagliato timing. Laser 4 via. Prima ho questa di base. Vabbè, tanto abbiamo l'ultima vita, dai. Andiamo. Giusto qui il laser, però è proprio un preciso il laser, decide lui dove prende la direzione. Magari è proprio forte, però. Beh. Possibile mirare nella direzione lenta. Non è più sta quello a 3. Ok, dai, diciamo che una panoramica completa più o meno l'ho fatta. E niente, questo poi vabbè, oltre a tutta arcade c'è tutta la roba console, ma tanto la toglierò perché per me non c'ha senso giocarci questa cosa. E niente, questo era il Taito Egret 2 mini con il custom firmware basato su Batocera. Niente ragazzi, grazie di aver visto di aver visto questo video e ci sentiamo alla prossima. A presto, ciao ciao.